Ciao, sono Luca Spinelli, consulente finanziario indipendente. Oggi vediamo di capire perché il Credit Lombard non andrebbe mai, assolutamente mai utilizzato per il fondo d'emergenza. Quindi cominciamo a dire che cos'è il Credit Lombard. Il Credit Lombard non è altro che quella che si chiama anticipazione bancaria, è una sorta di finanziamento garantito da pegno, mentre il fondo d'emergenza che cos'è? È quella somma che tu dovresti avere subito pronta, disponibile nel caso in cui tu abbia appunto delle emergenze da un mese a 12, diciamo. Quindi quando uno costruisce un portafoglio deve un attimo essere pronto ad affrontare qualsiasi tipo di imprevisto che possa capitare da un mese a 12. Quindi questo è il Credit Lombard e questo è il fondo d'emergenza. Spieghiamo un po' meglio il Credit Lombard però, perché ho detto tutto, ho detto niente, ho dato una definizione tecnica, temo. Credit Lombard nel concreto potrebbe essere io che chiedo alla mia banca di anticiparmi 60.000 euro. La banca ovviamente vuole impegno, vuole qualcosa che garantisca che poi effettivamente glieli ridò. Quindi cosa fa la banca? Io gli chiedo 60.000 euro e la banca mi dice: guarda Luca, però io vedo che tu hai delle azioni Apple che valgono, non so, 100.000 euro e quindi mi dai quelle impegno. Quindi la banca, diciamo, le congela e nel caso in cui tu non sia in grado di far fronte al tuo debito, prende quelle azioni, le liquida e quindi recupera i soldi in questo modo. L'ho spiegata in maniera super veloce, però questo è il Credit Lombard. Una cosa interessante del Lombard poi è il fatto che tu non debba pagare continuamente un flusso di interessi, a meno che tu non stia usando tutto il credito che ti è stato dato. Quindi nel caso d'esempio, se io non uso quei 60.000 euro ma faccio semplicemente richiesta, io non pago nulla. Nel momento in cui però comincio a usare, non so, 30.000 euro di quei 60.000 che mi hanno dato, comincio a pagare interessi su quei 30.000 e continuo a vita finché il rapporto non viene estinto o da parte mia o da parte della banca. Ovviamente la banca, ti faccio un altro esempio, in caso di crisi, non so, il tuo controvalore di Apple scende, non è più 100.000 ma comincia a diventare 60, la banca ovviamente potrebbe dirti: guarda, chiudiamo il rapporto qui, quindi vengono liquidate quelle azioni per quel controvalore lì, a meno che tu non sia in grado di ripristinare liquidità sul conto corrente. Il tasso del Lombard, poi questa è un'altra cosa importante che ti voglio dire, è molto vantaggioso perché è un finanziamento garantito da qualcosa, ok? Non è come un mutuo, quindi non è un prestito ipotecario, ma non è neanche un prestito di firma, cioè dove pago il 10%. Quindi Lombard te lo spiego così. Quindi che cosa dobbiamo dire adesso che abbiamo capito di cosa si tratta il fondo d'emergenza e che cos'è il Credit Lombard? Quindi punto 1, punto 2 l'abbiamo visto. Vediamo il punto 3, cioè che cosa succede quando io ho un problema, che può essere o un problema perché ho rotto la macchina, mi urge comprare la macchina nuova, mi servono 20, 30, 40, 50.000 euro, oppure ho rotto un dente, mi servono 3.000 euro, oppure il mercato è in crisi, quindi ho bisogno di liquidità per far fronte a, non so, una qualsiasi tipo di spesa ordinaria che magari prima era coperta anche o parzialmente dal mio patrimonio. Quindi cosa succede? Io ho bisogno del fondo d'emergenza e ho bisogno che il fondo d'emergenza sia lì pronto, reattivo, non che devo andare a chiudere una posizione terribilmente in negativo o che si è contratta terribilmente per cercare di far fronte a questa emergenza. Oppure, caso peggiore, veramente terrificante, è il caso in cui io ho solo il Credit Lombard come fondo d'emergenza, no? Come cuscinetto per le emergenze, però siamo in mezzo a una crisi, è scoppiata la terza guerra mondiale e la banca cosa fa? Mi revoca il Credit Lombard. Quindi anche se io magari non l'ho utilizzato ma ho solo fatto richiesta, vedi come dicevo prima, faccio richiesta, non lo uso perché non pago nulla, ma se viene la terza guerra mondiale la banca potrebbe dire: guarda Luca, chiusura del rapporto, tu non hai più il fondo d'emergenza, così con uno schiocco di dita dal giorno alla notte, perché la banca ha chiuso il rapporto. Quindi tu ti ritrovi senza fondo d'emergenza. E se sei una persona che non ha patrimonio, non puoi neanche fare il discorso di prima: io attingo dal mio patrimonio che magari è in perdita oppure si è contratto sensibilmente perché siamo nella terza guerra mondiale e quindi faccio affidamento a quello, ma vado semplicemente gambe all'aria perché non ho quel tipo di patrimonio, non ho il fondo d'emergenza perché facevo affidamento su qualcosa che era tutt'altro che stabile, il Credit Lombard. Quindi punto numero 4, conclusivo, questo è un video velocissimo perché c'è poco da dire, è una cosa che non devi assolutamente mai fare e i motivi sono talmente palesi che non mi dilungo. Tu il Credit Lombard lo puoi utilizzare per necessità di finanziamento, non per necessità di vita, non per necessità di sopravvivenza. Quindi se non hai soldi, non pensare di prendere il Credit Lombard per fare il fondo d'emergenza. Non è così.
così, i soldi non li devi spendere, i soldi li devi accumulare e devi cominciare a costruire il tuo fondo d'emergenza. Un altro discorso analogo, che io lo so che alcuni lo fanno, è legato al fatto di non utilizzare il Credit Lombard per investire. Quindi io ho 100.000 euro in Apple, cosa faccio? Uso la leva finanziaria, no? Do impegno, questi 100.000 euro di controvalore di azioni Apple me ne danno 60.000 di liquidità e li investo. Ecco, tendenzialmente anche questa non è assolutamente una cosa che dovresti fare. Poi io so benissimo che quando tu vedi un'obbligazione che scade fra, non so, 5 anni, che ti dà il 4% all'anno e il Lombard ti costa il 3,50, potrebbe sembrarti un'operazione di altissima finanza, una grandissima giocata da fare, ma insomma io ti metto un attimo in guardia, perché queste sono delle operazioni che dovresti fare con estrema cautela, perché io, come dico sempre, sono i punti e le virgole che ti fregano. Quindi io per oggi non ho altro da dirti, ti dico solo: stai attento al Credit Lombard, non è uno strumento con cui si scherza e non è assolutamente uno strumento che ti salva la vita. Non è quello il fondo d'emergenza. Il fondo d'emergenza ce lo devi avere tu, non deve essere qualcun altro che te lo garantisce. Non c'è lo Stato, un sussidio statale che ti viene in soccorso. La banca è un'azienda e fa il proprio interesse, quindi non ti fa la cortesia di darti un fondo d'emergenza nel momento del bisogno. Potrebbe non farlo, quindi tu mi vai gambe all'aria. Questo è tutto, io ti ringrazio, come sempre ti chiedo un like, ti chiedo l'iscrizione al canale, ti chiedo un commento anche e soprattutto se non sei d'accordo. E se sei fra quelli che hanno chiesto il Credit Lombard alla propria banca per reinvestirlo, fammi sapere com'è andata, perché sono comunque delle storie, diciamo, interessanti da sentire. Potrebbero esserci un sacco di storie positive che però, ecco, spero non creino emulazione, perché il Credit Lombard, ripetiamolo, ha tutta una serie di problemi con sé quando viene utilizzato impropriamente. Ciao!